Come avete visto dalla intro, oggi andremo a parlare di questo nuovo prodotto realizzato dalla Roadanvi, ma è un brand da Saita, studiato per andare a clonare esteticamente il Nissan Connect che montava la Qashqai fino nel 2021. Parliamo di Nissan Qashqai J11. Questo prodotto, se vogliamo un po' anacronistico, dovrebbe soddisfare le esigenze di tutti coloro che sono amanti di questo genere. Questo car tablet nello specifico è il modello Pro e la sigla è HB2022 F10 CP HD Pro 4D US, una cosa improponibile. Mi è stato inviato in anteprima per effettuare questa recensione, poiché oggi, il 27 di maggio, ancora nelle piattaforme Amazon e AliExpress non è in vendita. Come al solito, quando avrò i link a disposizione verranno inseriti nella descrizione del video. Detto ciò, andiamo a vedere subito l'unboxing del prodotto e quello che contiene. Andiamo? Come di consueto troviamo il manuale di istruzioni con le caratteristiche del modello normale e del modello Pro, il MediaTek 8667 8 core, a differenza dell'F10 normale che monta l'8259 e invece il 464 828. Quindi queste sono tutte le caratteristiche dei due modelli a confronto. Qui abbiamo la serie di cavetterie, due prese USB supplementari, antenna 4G, slot per inserire la SIM dati o SIM normale per telefonare e navigare, antenna GPS, cavetteria completa per andare a installare un subwoofer, microfono aggiuntivo da installare esternamente, modulo CAN bus necessario per i comandi al volante e quant'altro, adattatore USB per recuperare la presa sotto il bracciolo della nostra Qashqai, antennina wifi. Questi sono i due modelli a confronto. Chiaramente questo è della Nissan Micra K14 che ho tolto e ho installato un da Saita, e questo è quello che andremo a installare oggi. Devo dire che il materiale non sembra neanche male, ragazzi. Andiamo a vedere le prese posteriori. Presa per l'antenna DAB. In questo caso abbiamo già il modulo DAB integrato, antenna AM FM, antenna 4G, antenna wifi, connettore per collegare l'antenna GPS fusibile, e queste sono le varie spinotterie per collegare il tablet, e questo è lo spinotto di alimentazione. No, anche su questo prodotto non è presente lo slot per poter inserire una SD supplementare, quindi una memoria supplementare. Ma che cazzo stai a dire? Ragazzi, ho detto una minchiata. Io ogni tanto nel video qualche minchiata la devo sparare, altrimenti non, non va bene. Il supporto per la memoria esterna, la micro SD, è stato messo in questo quinto pulsante dove c'è scritto GPS. Basta aprire, vedete? E qui c'è lo slot per inserire una micro SD aggiuntiva. Questo tasto e questo tasto SD praticamente non sono utilizzati. Questo pure non si leva, ma non si può schiacciare, quindi è finto. I tasti che si utilizzano sono questi qui, i primi tre sia a destra che a sinistra. Ricordatevi che per installare questo car tablet abbiamo bisogno della mascherina, come succede nel Nissan Connect. Altra cosa, ricordiamoci che per andare poi a installare sia la mascherina, questa qui del gruppo clima, e il car tablet stesso, abbiamo bisogno di questi fermi. Questi fermi in metallo sono indispensabili per andare a rimontare il tutto.
vanno applicati, vedete qui già sono applicati, basta spingere dentro. Ok, vi lascio anche per questi fermi i link nella descrizione del video, così almeno sapete dove andarli a recuperare. Su ogni attacco fatto in questa maniera va inserito il fermo in metallo. Ricordatevi, le leve in plastica sono necessarie, in più fascette e forbici. Aggiungerei anche tanta buona volontà. Dimenticavo un'altra cosa: prima di installare il card tablet dobbiamo andare a rimuovere queste viti che sono i fermi del CD DVD, ragazzi, se li lasciamo dentro poi non funziona. Quindi siamo pronti per andare ad installare questo card tablet molto retro. Una volta che abbiamo smontato il nostro autoradio, in questo caso ero ad Ambi F10, ma per chi ha il Connect vi lascio qui sopra il link di come fare. Dobbiamo andare a rimuovere il gruppo clima, poiché in questo card tablet va rimontato la cornice originale. Quindi andiamo a rimuovere le viti sia del gruppo clima che delle spie airbag. Il secondo passaggio sarà andare a montare le spie airbag e gruppo clima nel supporto originale. Eccoci qua. A questo punto saranno rimasti solo gli spinotti necessari per poter collegare questo card tablet. I due spinottini in versione CB008, poiché il mio Connect aveva la schedina SD per aggiornare le mappe del navigatore. In più aveva la radio DAB e il GPS. E queste sono le antenne: marrone DAB, azzurro GPS. Quindi la mia Qashqai ha sul tettino già le antenne. Questo è lo spinotto per l'antenna AM/FM. Questo è l'adattatore per andare a recuperare la presa USB che abbiamo sotto il bracciolo. Tutte queste altre cose che vedete sono in più. Questi sono gli spinotti del subwoofer che ho installato sotto il mio sedile, dove qua sopra trovate il link. Questo è il comando remote per poter far accendere il subwoofer quando accendiamo il tablet. E in più ho lasciato l'antenna 4G, poiché è la stessa. E questi sono gli spinotti delle spie airbag del gruppo clima. Vi ricordo che se colleghiamo questi spinotti dal suo supporto non dobbiamo accendere il quadro dell'autovettura, altrimenti ci rimane in memoria l'errore dell'airbag. Questi li possiamo andare a rimontare. Ecco qua. E adesso ci andiamo a concentrare sugli spinotti di questo card tablet. Allora, andiamo a collegare subito
Ragazzi, se togliete le staffe dall'Insta Connect potete rimetterlo anche su questo, in modo che così si fissa in maniera ancora più forte. Fate entrare i fermi all'interno delle fessure. Ora andiamo a fare la prima accensione. Benvenuto, Franci. Per quanto riguarda i tasti fisici di questo car tablet, sono così disposti. Abbiamo questa parte di destra che è dedicata per il comparto CD DVD e la parte di sinistra è dedicata a tutte le altre fonti audio o video. Tasto navi, si imposta il navigatore che vogliamo, poi menu, si torna alla home, radio AM FM. Andiamo avanti, qui c'è il comparto telefonico e possiamo usufruire anche per ascoltare gli MP3 del telefono direttamente nel tablet, nella nostra playlist. Per quanto riguarda la SD, la posizione è molto comoda rispetto agli altri tablet e in più abbiamo il foro per poter resettare il tablet e qui abbiamo il microfono, possiamo aumentare il volume o diminuire il volume. Pigiando questo pulsante si disattiva l'audio. Se premiamo a lungo va a spegnere il tablet. Il tablet si spegne e non si riaccende finché non andiamo a cliccare nuovamente sul pulsante. Se spengiamo l'autovettura, in questo caso quando andiamo a riaccendere l'autovettura si resetta e riparte in automatico. Da questa parte, come vi dicevo, abbiamo il comparto CD DVD e dal disco DISP parte il CD e da qui possiamo scorrere con i brani sia sulla barra di stato sia con i pulsanti fisici. Quindi andiamo avanti e torniamo indietro per quanto riguarda le tracce e poi possiamo rimettere in pausa e qui si estrae il CD dal tablet. Da questa rotella possiamo scorrere con i brani, possiamo andare avanti, vedete? E da questo pulsante setup torniamo al menu dove sono tutte le impostazioni. Questi hanno già un'impostazione predefinita, quindi non possiamo andare a cambiare il settaggio degli stessi. Non si può cambiare neanche la disposizione dei tasti sul volante. Su questo aspetto siamo un po' limitati rispetto a un Dasaita. Legge anche i DVD masterizzato con il PC di casa, sia CD audio che DVD video. L'unica cosa che ho visto è che ha difficoltà nel leggere invece i CD audio originali. Non lo so, ho visto questa cosa e ve la dico. Ora andiamo a vedere come si connette tramite Android Auto o CarPlay direttamente ai nostri smartphone. Appena si accende il tablet si collega in automatico al nostro cellulare.
Possiamo utilizzare anche le applicazioni compatibili come Spotify, Pulsar, che sono 2 lettori musicali. Possiamo utilizzare Google Maps, possiamo utilizzare altre applicazioni presenti sul telefonino, ma non possiamo utilizzare tutte le applicazioni presenti sul telefono. In questo caso Sigic è compatibile con Android Auto. Possiamo utilizzare Maps, e in più possiamo utilizzare anche Spotify come lettore musicale, quindi possiamo ascoltare la nostra musica e rimane sotto la barra di stato qui. Abbiamo poi la possibilità di utilizzare WhatsApp. In questo caso non c'è nessun nuovo messaggio. Se dobbiamo mandare un nuovo messaggio bisogna cliccare sul nuovo, o comunque possiamo utilizzare i comandi vocali. Con chi vuoi chattare? Samuele. Qual è il messaggio per Samuele? Prova messaggi WhatsApp. Ecco il messaggio. Trova messaggi WhatsApp. Vuoi inviare il messaggio o modificarlo? Invia. Invio il messaggio. Grazie. Chiama casa. Sto chiamando casa. Tim, messaggio gratuito. Chiamata personale. Ok? Tim, free message. E queste sono praticamente tutte le applicazioni che possiamo utilizzare con Android Auto. Per uscire basta cliccare su esci e ci riporta praticamente all'uso totale del tablet. A mio avviso è la miglior cosa, però ognuno poi fa quello che più ritiene opportuno. CarPlay, deve essere attivata questa opzione. Appena accendiamo si va a collegare al nostro iPhone. Quindi abbiamo la possibilità di vedere la mappa, abbiamo la possibilità di ascoltare i nostri brani, abbiamo la possibilità di poter fare le chiamate vocali. Io adesso lo conosco poco, non sono un utilizzatore di iPhone, però ho installato Spotify, ho installato Sigic direttamente nell'iPhone, e vedete che riporta tutto qui, anche Waze. Quindi abbiamo la possibilità di poter utilizzare navigatori alternativi all'interno di CarPlay. Abbiamo Google, abbiamo Spotify, ok? Ehi Siri, chiama casa. Chiamo casa. Ehi Siri, apri Waze. Si può fare un po' tutto quando siamo collegati con il CarPlay. Rimane sempre il fatto che possiamo utilizzare solo una parte delle applicazioni che utilizziamo sul nostro telefono, come succede anche con Android. Benvenuto, Franci. È bello oggi. Buon viaggio. In questo car tablet c'è questo robottino ed è a tutti gli effetti un assistente vocale, non necessita di connessione internet per poter funzionare, al contrario dell'assistente di Google, e possiamo chiedere dalle telefonate a attivare e disattivare un'applicazione, quindi possiamo fare un po' di tutto. Basta richiamare la sua attenzione dicendo "Ehi Top, chiama casa". Chiamando casa. Tim, messaggio gratuito. Chiamata personale. Tim. Ehi Top, apri DAB+. Vogliamo chiudere, alzare il volume, abbassare il volume? Ehi Top, chiudi DAB+. E via dicendo, quindi può fare una serie di operazioni senza necessariamente essere connessi ad internet. Eccolo qui, e funziona tranquillamente anche Spotify, ok? Con le nostre playlist dedicate, quindi possiamo utilizzare sia Spotify da Android Auto sia Spotify vero e proprio come applicazione installata sul tablet.
mettiamo in pausa e torniamo alla home. Il TomTom funziona molto bene e dà gli avvisi in maniera tempestiva. Quindi da qui possiamo utilizzare qualsiasi navigatore vogliamo, alternativo a Google Maps. Poi per il resto, ragazzi, è uguale al Road che ho già recensito, l'F10 normale. Cambia chiaramente il processore e la memoria, la RAM e la ROM installata all'interno. Andiamo a vedere tutte le caratteristiche. Vi ho fatto vedere anche il risultato dei test di Antutu. Eccolo qui. Per quanto riguarda invece il display, in questo caso il pannello è un QLED, non è un IPS. Diciamo che per essere un 8 pollici si difende abbastanza bene. Le cose che mi sono piaciute di questo car tablet sicuramente è questo display da 8 pollici, si vede molto bene. L'unica cosa è che praticamente si impiastra di impronte, bisogna stare sempre a pulire con lo straccetto per gli occhiali. Sicuramente il processore, che è molto veloce, ripeto, ha quasi doppiato il Pix 6 come prestazioni. La memoria 828, quindi 8 GB di RAM e 128 di ROM, rendono questo car tablet molto veloce e senza inceppamenti e incertezze, quindi voglio dire, come velocità siamo al top. Il resto è in linea con gli altri tablet Road che ho testato. Qua sopra trovate la recensione. Per quanto riguarda le telecamere a 360 funziona tutto e in più funziona anche il parcheggio assistito. Ok, cancelliamo tutto. E ritorniamo alla home. In questo caso abbiamo l'icona fluttuante che possiamo andare a richiamare quando vogliamo. Un'altra cosa che mi è piaciuta è che installando l'applicazione DAB-Z direttamente sul tablet riesce a leggere il modulo DAB integrato, quindi è come se fosse a tutti gli effetti un modulo DAB con attacco USB. Mi ha fatto piacere questa cosa perché l'applicazione DAB+ integrata nella ROM è veramente pietosa. Sì, chiaramente non è oro tutto quello che luccica. Sì, è molto carino il tablet, riproduce in maniera fedele l'estetica del Connect, però c'è qualcosetta che secondo me è da rivedere. La prima cosa è per quanto riguarda lo slot della SIM, per utilizzare, vedete, una SIM direttamente nel tablet, riceve le telefonate ma non riesce a far partire la telefonata. Chiamando casa. Non va, no, stavolta è andato, però chiude la chiamata, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Questo difetto lo fa solo con la SIM. La seconda cosa è che l'assistente di questa ROM, il famoso EITOP, praticamente non parte sempre al comando vocale. Quando dobbiamo risvegliare questo assistente a volte non va. Guardate, EITOP non va. Più che un assistente è un dormiglione. Comunque
Ehi top, ehi top, oh! E questa è la seconda cosa fastidiosa che ho notato durante l'utilizzo di questo car tablet. Allora amici, questo video termina qui. Abbiamo visto che ci sono delle cose positive e delle cose negative, come su tutti i car tablet. Diffidate da chi vi dice che esistono tablet perfetti. Spero solo che queste cose che vi ho fatto vedere, che sono fastidiose durante l'utilizzo quotidiano, vengano sistemate al più presto, poiché il tablet è stato messo in vendita in questi giorni. Oggi calcolate che è il 15 di giugno, il tablet è uscito qualche giorno fa sulla piattaforma di Amazon. Come al solito vi lascio nella descrizione del video tutti i link necessari per andarvi a vedere il prodotto e per chi vorrà acquistarlo, e se riesco anche dei codici sconto che non guastano mai visto il prezzo di questo car tablet. Noi, come di consueto, ci vediamo in uno dei prossimi video. Se lo stesso vi è piaciuto, come al solito, pollice in su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Questa volta, per chi si iscriverà, avrà in omaggio un iPhone rosa. Ciao belli, alla prossima, statevi bene. Stavo dimenticando una cosa importantissima. Devo ringraziare ufficialmente il mio amico Mario che mi ha trovato questo iPhone, poiché senza il suo aiuto non avrei potuto far vedere la recensione del CarPlay su questo tablet. Grazie di cuore Mariuccio, un bacione!